Bentornati amici del paranormale e dell'occulto. Io sono Celofi e oggi vi parlerò di uno dei più oscuri e misteriosi segreti che risiedono all'interno del nostro gioco a cubetti preferito. Sto parlando delle Backrooms. Bentornati nella serie dei misteri di Minecraft. Negli ultimi anni, anche grazie all'aiuto del mio team di esperti del settore paranormale, ho potuto parlarvi di innumerevoli fenomeni sovrannaturali. Vi assicuro che la storia di oggi è la più terrificante e sconvolgente con cui io abbia mai lavorato. Ma prima di parlare di questo, voglio spiegarvi più nel dettaglio che cosa siano le Backrooms e perché siano così tanto pericolose. Prima di cominciare vi avverto, questo non è un video come tutti gli altri. Quello che state per vedere potrebbe cambiare le vostre vite permanentemente. Noi non siamo responsabili per danneggiamenti cerebrali, morte improvvisa ed altri effetti collaterali dovuti alla visione di questo video. Siete stati avvisati. Le Backrooms sono un fenomeno paranormale che ha avuto origine proprio su Minecraft. Come potete vedere, la prima prova fotografica di queste strane stanze risale ad un video datato 12 dicembre 2038. Sicuramente vi chiederete come sia possibile che questo video provenga dall'anno 2038, visto che attualmente ci troviamo ancora nell'anno 2026. Purtroppo non ho una risposta a questa domanda, ma il fatto che il video sia stato registrato in una data futura rende le vicende legate a questo mistero ancora più inspiegabili. Ma quindi, che cosa sono le Backrooms? Le Backrooms, tradotto in italiano in dietro stanze, sono un insieme di stanze e corridoi senza fine, di colore tendente al giallo, uno spazio liminale infinito, nel quale apparentemente non sembra esserci alcuna via di uscita. Ma cosa sono realmente? Come si fa a raggiungerle? E soprattutto, queste stanze dietro a cosa stanno? Avevo appena iniziato ad indagare su questo mistero e avevo più domande che risposte. Dovevo trovare più informazioni. Grazie all'aiuto del mio team di hacker esperti abbiamo analizzato milioni di dati e file top secret e infiltrandoci nei server governativi del Bangladesh abbiamo trovato proprio le informazioni che stavo cercando. Quelle che state vedendo sono immagini autentiche che dimostrano inconfutabilmente che le Backrooms non sono un fenomeno legato unicamente a Minecraft, ma bensì ad un'ampia varietà di videogiochi, forse addirittura tutti i videogiochi del mondo, comparendo a volte anche nelle situazioni più impensabili. Però lo schema è sempre lo stesso. Una volta comparse, le Backrooms attirano il giocatore ignaro, il quale, spinto dalla curiosità, entrerà al loro interno per poi non fare più ritorno. Per comodità ho deciso di rinominare questo misterioso fenomeno in The Backrooms Phenomenon. Stando alle analisi degli esperti, per colpa del The Backrooms Phenomenon, solamente nell'anno 2025 sono sparite in tutto il mondo ben 67 persone. Questo numero così assurdo non può essere una casualità. Mi rimaneva ancora una cosa da controllare, qualcosa che ho avuto sotto il naso per tutto il tempo, il filmato originale delle Backrooms dell'anno 2038. Allora ho avviato il filmato e sono rimasto a bocca aperta. Ciao figlioli, mi presento, sono io Damiano Pro 1245 e benvenuti al mio primo video di Minecraft! Va bene ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il legno. Oh mio Dio! Ragazzi, aiuto! Era evidente, l'utente del video, chiamato Damiano Pro, era appena stato vittima del The Backrooms Phenomenon. Ma oltre a questo, nulla di più. Non avevo ancora trovato nessun indizio su come riuscire a raggiungere le Backrooms. Ero ad un punto cieco e non sapevo come procedere con le indagini. Ma poi ho capito. Pensando attentamente mi sono ricordato che la data di questo video risale all'anno 2038. Di conseguenza, gli eventi mostrati nel filmato attualmente non sono ancora avvenuti. La soluzione era logica ed evidente. Avrei semplicemente dovuto rintracciare l'utente Damiano per chiedergli come avrebbe fatto nel futuro ad entrare nelle Backrooms. Utilizzando il nostro satellite spia ad alta precisione, siamo riusciti a risalire alla precisa posizione dell'utente. Era il momento di incontrarlo e di scoprire la verità.
Sfortunatamente per noi, Damiano abita in uno dei posti più pericolosi e selvaggi del pianeta, un'isola conosciuta da poche persone, siccome in pochi riescono a sopravvivere nel suo ambiente ancora dominato dalla natura selvaggia. Quest'isola si chiama Sicilia. Nonostante questo non mi sono lasciato scoraggiare e sono partito per completare la mia indagine. Insieme al mio team di agenti speciali siamo atterrati nella fitta giungla della Sicilia e abbiamo deciso di procedere via terra alla ricerca di Damiano. Ecco a voi un'accurata rappresentazione del nostro atterraggio. Abbiamo trascorso 10 giorni nella giungla, alla ricerca dell'abitazione dell'utente. Ogni giorno mi sentivo più stanco, più debole, ma anche più vicino alla verità. Quando trovammo finalmente l'abitazione di Damiano, non ho esitato. Sono entrato in casa sua, deciso a saperne di più sulle backrooms. Quindi abbiamo iniziato a parlare. Salve, tu sei Damiano Pro, giusto? Oh, salve figliolo. Sì, certo, sono io. Vorrei farti un paio di domande, se non ti dispiace. Ma certo, sono a tua completa disposizione. Che cosa sai dirmi delle backrooms? Cosa? Le backrooms? No! No! Non è possibile! Come fai a saperle? Sappiamo che nell'anno 2038 tu entrerai nelle backrooms. Puoi confermare? Ah, sì, va bene. È vero, sì! Succederà! Esattamente. Ora vorrei sapere solo una cosa. Come farai ad entrarci? No! No, io non posso dirlo! Non voglio! Quel posto è maledetto! Ti prego! Non voglio! La prego di calmarsi. Voglio solo sapere questa singola informazione. Poi sarà libero. Vuoi davvero saperlo così tanto, Sei davvero così disperato? E va bene. Ma non ti piacerà quello che troverai. 6, 6, 7! 6, 7! 6, 7! 6, 7! Appena Damiano disse questa frase, la sua abitazione divenne l'epicentro di una violenta esplosione, in questo modo. In seguito all'esplosione, 3 degli agenti al mio fianco morirono e di Damiano non rimase più nulla, neanche una traccia. Nonostante questo, io sono uscito indenne dall'abitazione senza neanche un graffio. Sembrava un vero miracolo, ma per me questo era solo un segno, il segno che ero ormai vicino alla soluzione di questo intricato mistero. Anche se Damiano era morto nell'esplosione, avevo ancora un indizio, le ultime parole di Damiano, quei 2 numeri che sarebbero stati la chiave per aprire la porta del mistero. 6 e 7, 2 numeri come tanti altri, ma che uniti racchiudono un segreto oscuro che oggi io riuscirò a rivelarvi. Grazie all'aiuto del mio team di esperti nel campo della meccanica di precisione, applicando tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche, abbiamo inserito i 2 numeri in un acceleratore di particelle e siamo arrivati ad una scioccante conclusione. State pronti, perché quello che vi sto per dire vi lascerà senza parole. I 2 numeri in questione sono proprio il seed del mondo utilizzato da Damiano per accedere alle backrooms. A questo punto non mi rimaneva altro da fare che entrare nel mondo io stesso per trovare personalmente una spiegazione al The Backrooms Phenomenon. Quindi mi sono seduto al mio computer e sono entrato nel mondo. A prima vista pareva un mondo normale come tanti altri. Tutto sembrava tranquillo, troppo tranquillo. Ma poi l'ho visto. L'albero dove Damiano è stato risucchiato dentro le backrooms. Non dovevo fare altro che raggiungerlo. Come previsto, anche io sono finito nelle backrooms.
Ma quello che non potevo prevedere è che come conseguenza della sparizione del mio personaggio nel gioco, anche il mio corpo nel mondo reale era sparito. Ecco una precisa rappresentazione di quello che mi è successo. Ero scomparso. A questo punto non avevo più altra scelta. Avrei dovuto fare quello che nessun altro era mai riuscito a fare. Dovevo fare l'impossibile. Dovevo uscire dalle backrooms. Per la prima volta nella mia intera vita non avevo un piano. Ero da solo, perduto, senza nessuna speranza di sopravvivere. Ma ero comunque determinato. Avevo risolto tanti misteri e ogni volta ho rischiato la vita, ma sono sempre riuscito ad andare avanti. Così ho continuato il mio viaggio. Le stanze e i corridoi erano tutti uguali, tutti gialli, tutti cubici, tutti testimoni della triste verità. Non sarei mai uscito da lì. Non stavo facendo nessun progresso. Il tempo ormai passava senza che me ne accorgessi. Per fortuna avevo con me il mio orologio multidimensionale, uno strumento ideato dal mio team di ingegneri quantistici, in grado di misurare lo scorrere del tempo nelle altre dimensioni. Fu allora che me ne accorsi. Ogni minuto trascorso nelle backrooms corrispondeva a 81 anni trascorsi sulla Terra. Dovevo uscire da lì e in fretta. Dopo 1700 anni terrestri che si convertono in circa 20 minuti nelle backrooms, trovai qualcosa che non mi aspettavo di trovare. Sembrava una sorta di rifugio. Fu allora che capii di non essere solo. C'era qualcun altro. Ero in preda al terrore. Ma per mia fortuna le cose stavano per prendere un risvolto inaspettato. Era Cave Steve. Cave Steve è una misteriosa entità con cui ho già avuto a che fare in passato ed è anche un mio vecchio amico. Ero sorpreso di vederlo qui, ma ero anche molto contento. Mi iniziò subito a scrivere usando la chat di gioco. Ehi, ciao fratello! Cave Steve! Sono contento di vedere una faccia familiare. Oh, cosa ci fai qua sotto, fratello? Raccontami. Mi sono perso purtroppo. Invece, a te come va la vita? Alla grande, fratello. Adesso abito qui. Questo è un bel posto, quando impari a conoscerlo. È caldo, è giallo ed è tutto fatto di blocchi. Quindi sì, mi godo la vita alla grande. Ho capito, sembra davvero bello. Allora ti lascio gli affari tuoi. Ci vediamo in giro. Fu in quel momento che mi ricordai che ero intrappolato in questo posto, senza alcuna via di scampo, e che forse proprio Cave Steve avrebbe potuto indicarmi un modo per uscire, ma quando tornai indietro lui non c'era più. Era sparito. La mia unica speranza di scappare era andata perduta. Allora ho fatto l'unica cosa possibile. Ho ricominciato a camminare. Passai molto altro tempo nelle backrooms. Alla fine mi sono arreso. Ho capito che in fondo la vita nelle backrooms non è così male. Ormai mi ci sono abituato. Ho deciso che da oggi in avanti continuerò a condurre la mia serie da questo posto. Ma prima di terminare questo video voglio trarre insieme a voi le conclusioni di questo mistero. Il The Backrooms Phenomenon è un fenomeno tutt'oggi molto pericoloso che mette a rischio la vita di tutta l'umanità, ma grazie a questo video spero che il mondo possa essere un po' più consapevole dei rischi delle backrooms. Anche voi che state guardando il video in questo momento vi consiglio di stare molto attenti, io vi ho avvisati. Per questo episodio dei misteri di Minecraft è tutto. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella e anche di entrare nel mio gruppo in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.